Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Ferrari 330 P4, l'auto che ha vinto le 24 ore di Daytona che si svolse tra il 4 e il 5 febbraio 1967 e non 1997 come ho detto in un video, con i due piloti Lorenzo Bandini e Chris Amon. Tra l'altro questa era l'unica delle tre Ferrari, perché sono arrivate sul podio tutte e tre, a essere Spider. Meravigliosa vittoria, una bella tripletta in casa Ford davanti al signor Henry, che si voleva comprare anche la casa di Maranello, e meno male che non è andato nulla in porto, almeno ci è rimasto un Made in Italy meraviglioso, visto che li perdiamo tutti, o meglio li svendiamo tutti. Detto questo, volevo ancora aggiungere una cosa, se me la ricordo, perché poi io inizio a parlare e mi allargo e poi mi dimentico quello che invece volevo dirvi. Allora, sì, vi stavo dicendo che aveva vinto appunto in casa dove c'erano le Ford GT40 e MK2, e quindi hanno avuto problemi meccanici, e comunque le gare sono anche questo, e le Ferrari hanno avuto la meglio, ma l'avrebbero avuta comunque, dai, diciamo così, che è giusto che sia così. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Ringrazio anche le 6 persone che si sono abbonate, aiutandomi in maniera concreta, proprio economicamente, per piccoli investimenti che ho già fatto. Grazie con tutto il cuore. Il modello è in scala 1 a 8, l'edizione Centauri, all'uscita è al numero 14 delle 110 previste. Andiamo a lavorare sul sistema di aspirazione e supporto del serbatoio. Vi esorto anche a dare un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto, e infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Questo è quello che trovo in questa uscita, ma ci servirà anche l'uscita numero 13. Una serie di VTLP da avvitare nella plastica, abbiamo queste due parti che formeranno il cassonetto di aspirazione. Non è nient'altro che quello che abbiamo fatto ovviamente nella campata, appunto, che era la destra, va bene, comunque nell'altra campata abbiamo i 6 tromboncini di aspirazione, che però non metteremo in questo video. Andremo a assemblare questa, ma non metteremo i tromboncini. Poi c'è anche questo pezzo qui, è tutto in plastica, che è il supporto del serbatoio centrale. Allora, nell'uscita numero 13, che è questa, troviamo questo telaietto dove io sono andato già a prendere tutti i pezzi che erano montati, perché non è quello che abbiamo già fatto, come ho detto prima, quando abbiamo montato l'altra campata, cioè questa. E quindi mi sono portato un po' avanti tutte le candele, gli iniettori, eccoli qua. Me li sono andati già a incollare, altrimenti poi quando metterete il tubo benzina vi si spostano. Però sono andato a identificarmi L1, vi ricordate? Ah sì, questa è la campata di sinistra, L, abbiamo fatto la destra noi.
perché sono tutti contrassegnati con la lettera L, ma soltanto uno è questo. Abbiamo L1. Volevo farvelo vedere bene. Ecco, ce l'ho fatta. Bene, mi raccomando, non confondetelo con gli altri 5, perché questo è l'unico ad avere, così come R1, quello che abbiamo messo sulla destra, è l'unico ad avere, guardate, la mezzaluna non perpendicolare al tromboncino. Vedete che va verso sinistra? Così sarebbe diritta. Invece è così, ed è corretta. Quindi L1 lo mettiamo qui. Questi sono a posto. Adesso devo semplicemente andare ad inserire, tenendo la puleggia sulla sinistra, e mi raccomando, accertatevi di aver montato bene questa staffa dei collettori di aspirazione. Adesso ve la faccio vedere, ve l'ho già spiegata nel montaggio specifico, ma vi attenziono un'altra volta su questo particolare. Guardate, dove faccio segno con la punta del cacciavite, vedete che abbiamo il collarino qua, mentre qui è tutto liscio. Ecco, la posizione corretta è questa: il collarino deve essere dalla parte dove non ci sono le candele. Se l'avete messo da questa parte qui, smontatelo e giratelo al contrario, mi raccomando. Ora, senza danneggiare gli iniettori, vado a inserirmi il primo, e il primo è L1, quindi questo, che è chiamato 13B nel disegno. Vado a metterlo così, sposto la prima candela. Io ho incollato tutto, quindi sono tranquillo. Faccio soltanto pressione sul collettore. Ecco. E adesso invece questi qua, che sono gli altri 5, posso tranquillamente inserirli senza preoccuparmi di altro, perché sono tutti identici. Mi raccomando, inseriteli bene fino in fondo. Dovete guardare che questo bordo qui, sia uno che l'altro ovviamente, tocchi perfettamente sul telaietto, quello che vi ho indicato prima con il cacciavite. Mi raccomando. Vedete, questo non è entrato, infatti è piegato. Lo posso anche vedere da sotto che il perno non è arrivato alla stessa profondità degli altri che ho appena inserito prima. Quindi, ecco, adesso va bene. Procedo, vedete? Lascio 2 candele e la metto al centro. Poi vi faccio vedere bene alla fine. Comunque viene in automatico e non potreste fare diversamente. Guardate che questo motore è fatto veramente bene. Complimenti a Centauria, questo è molto duro. Fatemi vedere cosa c'è.
Va bene, metto pausa, devo soltanto inserire gli ultimi due, ci vediamo dopo. Perfetto, ecco qua. Questi non vi serve incollarli perché ci sarà poi questo telaglietto dell'aspirazione che li terrà giù, come abbiamo fatto dalla parte destra. Adesso devo andare a inserire questo. Vi volevo soltanto far vedere una cosa. Anche questo inserimento è univoco, non vi potete sbagliare. Vedete? Abbiamo lo scasso e il segmento. Quindi questo delicatamente lo faccio entrare in battuta così e basta. In realtà dovrebbe entrare ancora un po', però rischio di danneggiarlo. Proviamo. Ecco, adesso è perfetto, vedete? Deve arrivarvi a filo dietro. Ora devo inserire questo qui. Loro ci dicevano di mettere prima questo pezzo e poi questo, ma vi garantisco che è meglio fare così. Avete visto che forza ho dovuto imprimere per farlo entrare? Non potete farla se avete già montato il pezzo qui. Adesso devo andare a mettere questo. Qua poi metteremo la molla, ma probabilmente nell'uscita 15, la successiva o addirittura quella dopo, la 16. Quindi adesso metto questo e lo metto, vediamo un po', tirando tutti i fili là. Sì, lasciamo tutti i fili da questa parte. Ovviamente non rompiamo il pezzo. Se non vi sentite sicuri, montatelo pure dopo. Io l'ho preferito mettere prima. Mi aiuto già con questo. Guardare dentro il telefonino e lavorare non è una bella cosa. Non è così semplice. Ok, ancora un po' di qua. Vediamo, ci siamo quasi, Ecco, tocca dappertutto, sì, forse un po' ancora qua dietro e siamo a posto. Perfetto. Qui va bene così. Poi quando metteremo la molla che terrà fermi tutto il fascio di cavi, ci occuperemo dopo dei fili. Adesso va bene messa così. Poi abbiamo ancora, sempre nell'uscita numero 13, questi due pezzi. Uno e due. Prendo questo così, qua abbiamo un foro, e vado a inserire questo perno, ma attenzione perché è molto delicato. Così. Adesso con due viti
ABM, che io sono andato già ad avvitarmi usando un lubrificante. Mi raccomando, ve lo consiglio perché rischiate di rompere le viti all'interno dei fori. Mi sono creati i filetti, va bene qualsiasi lubrificante. E adesso vado a unirmi anche la testata sinistra al blocco motore. Quindi prendo questo pezzo bellissimo, lo metto così e questa la mettiamo qua sopra senza rompere nulla. Ok, createvi filetti ragazzi, datemi retta. Cosa sto facendo? Sì, è giusto così, è corretto. Ricordatevi sempre dei pezzi di plastica che avete dietro, non vi dovete deconcentrare su quello che fate, altrimenti danneggiate i pezzi delicati dietro. Controlliamo e poi stringiamo. Bene, posso stringere. Un consiglio che vi do, e lo faccio spesso, dirvi questo, e ad ogni nuova uscita andate a controllarvi tutte le viti che avete usato e quindi avvitato nell'uscita precedente, perché un po' vi permettono ancora di girare all'interno della loro sede, perché si assestano. A questo punto devo semplicemente andare a prendere la base dei tromboncini, le due viti LP mi sono già andato a creare i filetti qui, perfetto. Questo lo vado a mettere così, così, ecco qua, posso avvitare. Bene, non mi rimane altro adesso che prendere, dove l'ho messo però, il pezzo che ho assemblato prima, è scomparso. Eccolo qua. Questo.
semplicemente a pressione così, perché una volta che andremo a montare tutto rimarrà fermo da solo, così. Ecco qua. Il montaggio termina qui per adesso, perché poi andremo a montare questo così. Ma non adesso. Voglio solo controllare che tutto combaci bene, ma sicuramente sì. Ecco. Così è perfetto. Vedete? Stavo pensando che questo conviene poi che lo incolliate, perché in realtà anche qui è libero, infatti. Non si stacca, però vi conviene metterla un po' di colla. Io mi sono incollato tutto, tutti i cavi qui, tutti i cavi sulle candele, e ho consigliato vivamente di farlo a tutti voi, ma non usate l'attack, usate una colla da modellismo, ma non l'attack. L'attack è un ottimo collante, ma non per le plastiche bianche, soprattutto le trasparenti, o le plastiche nere, perché ve le fiamma, cioè vi fa quella reazione con l'acido cianoacrilico contenuto appunto all'interno del collante, che è terribile. Se non sbaglio lo usano anche i RIS per le impronte digitali, È terribile quell'acido, quell'esalazione che dà, è pazzesca, è molto potente. E quindi ecco, usate un bicomponente epossidico, qualsiasi altra colla da modellista, ma non l'attack, perché le gomme ve le cristallizza e poi tac, si spezzano. Potrebbe succedere. Comunque questo poi va messo così. Qua ci saranno poi 4 viti B come Bologna, BM. Che roba, ragazzi! Soltanto noi che lo stiamo montando ci rendiamo conto di quanto è grande questo motore. Immaginatevi il modello. Devo dire la verità, io più vado avanti, l'ho già detto altre volte, più mi rendo conto che una volta si diceva sì, ma è un modello da edicola. Bene, io sono più che sicuro oggettivamente che questi modelli davvero sono diventati qualcosa di meraviglioso, sono eccezionali. Vabbè, ma questo non va messo così. Cosa sto dicendo? Cosa sono andato a fare io qua? La puleggia va dall'altra parte. Ma oh ragazzi, ma me ne sono accorto solo adesso. Non ditemi niente, Ma secondo voi io vado a tagliare questo pezzo, ma non ci penso neanche. Ho imparato a tagliare i video adesso, ma non ci penso. Andava messo al contrario. Come fa a esserci la puleggia di qua? E poi le due, ovviamente, ma sono l'unico ad aver sbagliato di sicuro, le due bobine spinterogeno devono essere tutte e due dallo stesso lato. No, ma immagino, sapete anche perché rido, perché quanti di voi non aspettavano altro che scrivere nei commenti: Michele, fallo funzionare un motore vero così. Quanta ragione avete? Vabbè, ma sapete che l'idea di aprire un canale comico non mi dispiace affatto, Chissà se vi ho fatto sorridere un po'. In questo mondo dove tutti si prendono troppo sul serio. Ecco qua. Perfetto. Adesso sì. Meno male che ho fatto il preassemblaggio. Altrimenti...
Che spettacolo, ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Ci sono dei particolari bellissimi. Bene, io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, spero di avervi fatto sorridere un po', a me ha fatto molto sorridere. Devo dirvi la verità, non è una scusa, sono molto stanco, sono le 11 di notte, di sera, devo ancora mangiare, mi piace raccontarvele queste cose perché almeno le persone che mi sentono al telefono, qualcuna mi ha detto: Michele, ma sei uguale ai video. E beh, la voce è quella, mi fa no, proprio nel modo di fare. Ma io sono così, a me piace, se piaccio per quello che sono, non posso piacere a tutti ovviamente, né potrei corrispondere a tutti, per cui ecco, è normale che nella vita c'è qualcuno che ti segue e altri che invece non ti seguono, non solo perché magari non piace, ma perché non interessa quello che fai, ma è normale tutto questo. Però la cosa bella che io cerco sempre di trovare, e ve lo volevo dire, nel mio modo di fare, e che sarebbe bello che anche voi magari, e sicuramente lo farete, trovaste nel vostro modo di fare, è quello di... È una frase che sembra fatta ma non lo è, ragazzi. È di arrivare la sera a casa e fare un consuntivo della giornata. Non sto scherzando, non c'entra niente con il modellino, però è la vita. E pensare a quello che avete fatto in tutta la giornata, ma fosse anche una parolaccia magari detta in un... È sempre brutta la parolaccia, ma ci sono dei contesti dove può essere peggiore, no? Oppure aver trattato male qualcuno, non aver affrontato bene una cosa e magari saremmo stati in grado di riuscire a farla se solo ci fossimo fermati un attimo a pensare prima di dire certe cose, no? E pentircene magari subito dopo. Bene, quando si arriva la sera e si pensa che sicuramente si sbaglia, però che non sono sbagli gravi e comunque non fatti con cattiveria, non con il cuore, ma dall'impeto, che è sempre brutto, ma sono due cose diverse. Un conto è essere cattivi e un conto è essere maligni. Il cattivo può diventare buono, il maligno no. Quello che veramente ha il male insito all'interno, non del cuore, perché probabilmente il cuore serve solo per pompare il sangue e basta, non cambierà mai. E quindi ecco, quando si arriva la sera e ci si ferma a pensare a come è andata la giornata, uno dice: beh, io sono contento, anche lui che è caduto è contento. Diversamente bisognerebbe provare a correggersi, perché gli errori a questo servono. Ricordatevelo, il fallimento non consiste nel commettere l'errore, il fallimento consiste nell'aver paura di commettere l'errore prima ancora di aver scelto di fare quell'azione. Come, e chiudo, ad esempio, il matrimonio, no? A volte sento le persone che dicono: io mi sono sposato ma ho fallito. Perché? Mi sono separato. E perché hai fallito, scusami? Ci hai creduto e l'hai fatto. Il fallimento è quello invece che io dico di amare una donna o un uomo, quello che dir si voglia, quello che si sente di amare, l'importante è che sia amore, e nel momento in cui magari vorrei sposarmi dico no, non mi sposo, perché poi ho paura che mi separo. Ecco, quello è un fallimento. Il fallire è quello, è proprio consiste nel non aver paura di sbagliare. Ragazzi, ma la vita è fatta di errori, noi siamo dei peccatori, sbagliamo. Cosa volete imparare dalle cose giuste? Bisogna imparare dagli errori. Guardate me prima, ho montato tutto il contrario e mi sono reso conto, meno male ragazzi, già mi arriveranno i commenti così, figuriamoci, ma immaginatevi mai se io avessi montato al contrario, e ne avreste anche avuto ragione, però insomma è stata una svista. Un abbraccio nuovamente a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. E se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, e io vi ringrazio con tutto il cuore, condividete i miei video nei gruppi dedicati su Facebook. Questo mi aiuta sicuramente ad avere qualche iscritto in più. Ciao ragazzi!